fai 10 minuti di silenzio. Lo sai fare? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di Caffè Creativo. Io sono Rino e siamo qui con Davide De Maio. Benvenuto sul canale, benvenuto in questo format. Presentati innanzitutto. Ok, allora io sono Davide, in arte, tra mille virgolette, Davide from Earth. Nasce nel periodo del 2020, ok? In quel divertentissimo periodo del 2020. Chiaro. Io prima su Instagram mi chiamavo davide.exe perché dalla mia anima analogica ero fissatissimo con il Commodore e quindi ho visto che quel trend portava un po' a mettere vicino ai nomi le estensioni dei file, ok? Quindi davide.exe come eseguibile. Però poi mi dissi, dato che stavamo un po' depersonalizzando il tutto per via dei Zoom, Meet e cose varie, dissi mi serve qualcosa che sia talmente scontato da risultare quasi interessante. Quindi Davide, da dove proveniamo tutti gli esseri umani? Dalla terra. Davide dalla terra, Davide from Earth. Non lo utilizzo sempre il Davide from Earth, lo utilizzo quando so che devo fare un qualcosa che non ha a che fare direttamente con quello che è il mio lavoro, perché io sono un percussionista, sono un docente e quindi quando so che devo girare e registrare un qualcosa che ha a che fare con le percussioni, allora io mi identifico come Davide De Maio. Sono così. E mentre quando so che devo fare un qualcosa che è creato direttamente da me, come può essere un pezzo con i synth, col sitar, col handpan, ma anche semplicemente con le percussioni, però che differisce e che è un po' più avulso da quel tipo di contesto professionale, allora mi identifico con il mio alter ego Davide from Earth. No, infatti, a volte la difficoltà, e adesso qui mi viene da chiederti, per te chi è una persona creativa? Perché qua appunto tu parli di vari alter ego, le varie personalità che possono interscambiarsi ma allo stesso tempo portare un messaggio altrettanto valido in diversi ambiti. Per te chi è una persona creativa? Allora io l'anno scorso, 2 anni fa, lessi il libro di Rick Rubin, okay? L'atto creativo. È un libro bellissimo, per quanto possa essere scritto strano, perché sono delle quotes, ok? Sono delle frasi, sono a volte anche semplicemente degli aforismi, cioè un capitolo dura una pagina, è assurda sta cosa. E io lì ho iniziato a capire un po' che cosa vuol dire essere una persona creativa, o meglio, ricercare quel tipo di condizione creativa. È vero. Io credo che una persona creativa sia una persona che faccia funzionare semplicemente la testa verso quella direzione lì e sia scevra da qualsiasi altro tipo di limitazione mentale, artistica e il tutto, perché quando una persona è creativa deve esserlo sempre prima con la testa, ok? Deve esserlo mentalmente. Sì, è un asset mentale effettivamente la creatività. E che quindi di conseguenza il suo speculare è colui che si limiterebbe, ok? E la persona creativa non si può mai limitare sia mentalmente che anche stilisticamente. E questa è una cosa che ho iniziato a capire da un annetto più o meno, quando ho iniziato ad inserire nei miei pezzi con i synth rigorosamente analogici, ci tengo a sottolineare. Lo mettiamo magari qui. Analogico. No, vabbè, analogico. il sitar. Che per quanto possa essere uno strumento organic, come dicevamo prima, adesso questo nuovo termine in uso tra utenti di Ableton, organic sounds. Ho iniziato ad inserire questo con la computer music anche dei che magari non è niente di nuovo, perché so che non è niente di nuovo, però è nuovo per me, perché è un limite che prima magari mi ponevo. Prima, quando componevo musica anni 80, mi limitavo molto a questo tipo di asset mentale qui, dello stare all'interno di una cerchia, ok? Immaginiamoci tipo un cerchio con tutti quegli elementi lì. Adesso sto iniziando ad ampliare il cerchio. Ok, interessante. Tra l'altro io da subito vi lascio il canale di Davide, poiché ragazzi io penso, gliel'ho detto anche prima di iniziare a registrare questo video, penso che i suoi contenuti siano di un livello altissimo, perché veramente sono bellissimi. Grazie, è una bella cosa. Tra l'altro gli ultimi video che hai fatto, appunto mi viene da pensare al sitar. Ho visto che comunque ci stai insistendo tanto, perché penso sia uno strumento che ti stia dando delle visioni, diciamo, forse... Ma per un motivo particolare? Ti va di raccontarlo oppure certamente. No? Allora, bisogna tornare indietro di quasi 20 anni, ok? No, però la farò breve. Allora, non so se i nostri utenti si ricorderanno questo cartone animato incredibile Sandokan. Ok. Di Emilio Salgari. Salgari. C'è
c'è un po' di dispute sul cognome, io lo chiamo Salgari. Nella sigla di Sandokan c'era sto strumento metallico con questo tono indiano, arabeggiante, no? Perché quello comunque sta nel Kiltar. Certo. E sentivo questo suono, ho detto, ma che è? Non è una chitarra, è qualcosa che sfrizzica con le corde, è bellissimo. Poi ci sono questi tamburi strani, ma cos'è questo mood? Era il sitar ed erano le tabla. Strumenti che entrambi incredibilmente adesso ho, è una cosa bellissima. E quindi la mia passione per il sitar, e non solo per le tabla, e non solo per questo tipo di mood, che può essere medio orientale, indiano, ne viene tutto da là. Io sono sicurissimo, ne viene da là, perché io prima non avevo altri riferimenti, diciamo. Sì, esattamente, non avevo altri riferimenti di quella cultura lì. E poi con lo studio in età un po' più adolescenziale ho iniziato a vedere questi disegni bellissimi che sono i mandala. Ho iniziato a studiare da qualche giorno il sanscrito. Ok. Così, perché mi sono comprato il libro che è il Bhagavad Gita, o Bhagavad Gita, non so come si dice, che è questo testo indù, e quindi ne viene tutto da lì, ok? Diciamo, da Sandokan allo studio della musica, all'ascolto di quel tipo di musica, a poi ampliare gli orizzonti. E per connetterci alla domanda di prima, credo che la persona creativa sia colei che amplia i propri orizzonti fuori anche dalla musica, non che la musica sia l'unico vero lavoro che è il nostro. L'idea di questo format è proprio quello di estenderlo anche ai non musicisti, perché io credo esattamente come te che una persona creativa alla fine è creativa in ogni singola cosa che fa. Cioè si agisce in modo creativo. A questo punto, dato che mi hai detto che 20 anni fa con Sandokan... 5-6 anni c'avevo io. Il concetto è stato quello il momento in cui ti sei reso conto di essere creativo e quindi di essere attratto da un certo tipo di... Non mi sono reso conto. Allora, è come se tu immaginati un Rino di 5-6 anni, ok? Che però, nel senso, tua mamma e tuo padre iniziano a farti ascoltare un determinato tipo di musica, ok? Io sono cresciuto con i Dire Straits, e che poi adesso, tempo fa, ho iniziato ad ascoltare metal, ma poco pesante, e quindi questa è un'altra Confermo. cosa. Stavo con le catene, stavo a scuola, adesso sono molto più sciallo. Io credo che da piccolo tu ascolti un qualcosa, la assimili, e non voglio solamente e semplicemente tratteggiare e sottolineare quello che i pedagogisti dicono, il bambino è una spugna, però il bambino è una spugna, cioè è vera sta cosa. Un dato di fatto. Io ascoltavo in maniera totalmente inconscia, inconsapevole, quello che era in realtà un pezzo indiano, quello è un pezzo indiano. Certo. E iniziavo ad ascoltare, poi mi sono reso conto col tempo che ogni volta che... C'è presente quando nei film fanno la scena del deserto? Certo. C'è sempre quella cosa, quel tono in mezzo che per i non musicisti è il sapore medio orientale. Esatto. E io iniziavo a capire, ma sto pezzo è fantastico. Magari non è un pezzo, magari è una scala di 3 secondi, ma è bellissima. E allora da lì ho iniziato a capire, ok, forse mi piace quel tipo di musica lì, quel tipo di concetto lì. Certo. Invece dovete sapere che io e Davide ci siamo conosciuti al liceo musicale e adesso non ci vedevamo da 4 anni. No, ma credo anche di più. Forse anche di più. 5-6 anni. Quindi il concetto, potete immaginare che prima di questo video c'è stato un altro, un altro caffè creativo in brainstorming. Il concetto è, secondo te, un ambiente, come quello conservatoriale accademico, quanto può limitare, in un certo senso, la visione creativa? Oppure quanto può essere, in realtà, una strada che permette comunque di mantenere un binario? Sì. Credo che sia il problema, tra virgolette, dell'istituzione, fino a quando noi abbiamo dei programmi da seguire, che può essere partire dalla scala di Sol maggiore, arrivare a fare lo studio di Sor, non so, dico cose a caso, da un profano della chitarra. Credo che il primo problema sia quello, quindi avere dei programmi ai quali uno deve fare fede, deve fare affidamento. Il contesto di un musicista che si può rendere più avulso da quel contesto di seguire un programma lo fanno le persone. Quindi nel momento in cui tu conosci una persona, allora ti puoi
permettere di vedere il tutto un po' in maniera meno limitata, ok? Tipo, ho conosciuto persone ad Avellino, perché abbiamo fatto il conservatorio ad Avellino, che non avevano questa visione limitata, e quindi lì si creava, a me piace chiamarlo un bel simposio, in maniera molto ellenica. Quindi credo che sì, chiaro, l'istituzione limita, per forza, limita perché poi non sempre trovi il docente che non è propenso ad avere le larghe vedute, ma quando lo trovi è molto molto più stimolante lavorare, studiare, ricercare. Un percorso accademico per un creativo può essere sì un limite, ma allo stesso tempo la soppressione della creatività data da tanti limiti, fattori esterni, tutto il resto, può essere per assurdo una voglia che cresce all'interno di creare, di fare cose che non siano all'interno di un programma o di qualcosa. Io credo che sia la stessa cosa di quando tipo, faccio un'analogia, di quando tipo togli gli zuccheri, ok? E quando togli gli zuccheri, giustamente nelle prime 24-72 ore tu senti quella mancanza, ok? Certo. Senti la necessità. E credo che l'analogia magari funzionerà in parte, ok? Funzionerà a livello molto radicale. È come quando sei impossibilitato nel suonare, nel creare, o semplicemente veramente nemmeno anche nel pensare in maniera creativa. Certo. E io sempre nel libro di Rick Rubin ho visto questo. Il creativo è colui che pensa già in maniera creativa, e non ti serve per forza uno strumento in mano per essere creativo. Non è che devo prendere le bacchette in mano e quindi ok, grande, sono creativo. No, che tu ancora prima che devi prendere le bacchette in mano, tu già devi, o la chitarra, o un violino, un flauto, quello che è, devi avere già l'idea, e quindi la mancata possibilità di mettere in pratica quella tua creatività è essa stessa un amplificatore di creatività. Sì, esatto. A proposito di creatività, c'è un processo che tu segui anche quando crei video, nelle tue composizioni, perché appunto sei un artista a 360 gradi, ti trovi a lavorare in contesti diversi, teatro, hai detto che insegni, fai tante cose. Il tuo processo per trasmettere qualcosa, per far arrivare il tuo messaggio, segue una linea? Allora, è una bellissima domanda, perché la risposta è no, non ho un processo creativo. Ma perché? Perché ogni volta che io mi metto al PC o con il sitar o sul vibrafono, sulla marimba, tutte queste parti qui, a meno che non devo seguire una linea stilistica che può essere registrare un brano di un dato compositore, che l'ultimo video è proprio quello, ecco, tipo lì ho seguito una linea stilistica che era il brano, perché conoscevo quello che era un po' la backstory del brano, e quindi sono riuscito a mettere dei paletti, dei puntini, a collegarli all'interno. Avevi un obiettivo chiaro, e quindi hai puntato quell'obiettivo. E anche lì io non dico che il mio procedimento era a tentoni, però avendo a disposizione un tot di materiale, che in quel caso lì era una televisione piccolina del Commodore 64 che ho a casa, funzionante, incredibile. Bellissimo. E presi questa piccola televisione con lo schermo verde, che il tutto era molto, sai, Chernobyl, vedi, quindi quel tipo di mood quasi horror, perché il brano ne deriva da una storia Lovecraftiana, ok? E quindi dicevo, c'ho questo assist, ma perché avevo l'assist del brano che parlava più o meno di quello, quindi era quello il mood, chiamiamolo mood. Mentre quando devo fare un qualcosa di mio non ne ho idea. Quello che ho sicuramente come paletto, tra virgolette, è ogni tanto di inserire questo tono in mezzo incredibile del quel sitar, quindi questo mood indiano. Però anche quando non inserisco il mood indiano, comunque io mi prefisso dei paletti per quanto riguarda altre linee stilistiche, quindi il fatto di andare a prendere in prestito da altri artisti o comunque da altri stili musicali, credo sia una cosa abbastanza importante. Quindi il mio processo creativo è sicuramente, se lo vogliamo chiamare processo creativo, non mi reputo una persona così importante da avere un processo creativo, non lo sono, è di andare ad ascoltare prima un po', ok? Ma non nel giorno in sé. Io sono una persona che va a periodi, ok? Tipo ho avuto il periodo arabo con Dune, quindi ho letto tutti i libri,
sto avendo il periodo di Asimov, quindi il periodo sci-fi, sto avendo anche adesso il periodo del sanscrito, vado a prendere un po' di cose e vado a periodi, come dicevo. Detto questo, dato che è molto personale, preferisci lavorare da solo o in un team, diciamo, di persone? Secondo te cosa... Dipende dal progetto, perché io con il mio vecchio gruppo, il Piccolo Bu, abbiamo lavorato in team. Ho lavorato molto spesso col cantante, col bassista, col chitarrista, e quindi comunque c'era questo simposio, il termine che parlavamo diciamo prima, questa comunione di idee andava a confluire in un'unica idea, che è una cosa bellissima. Però ultimamente sto lavorando sempre da solo. Mi metto nella mia stanzetta, nel mio studio, e mi metto a creare cose con i synth e con il video, e cerco però di farmi una domanda: che cosa vogliamo raccontare questa volta? Qual è il mood che vogliamo dare? Forse l'unico vero limite che mi metto è cercare di non rendere, a meno che non si parla di una serie di video, di una trilogia, oppure come sul mio canale c'è di una partita di Bach, che quello è, nel senso devi registrare per quanto tu possa cambiare, possa cambiare il pezzo, quello è il setting, c'è uno sfondo nero magari, non è che puoi andare sulla sulla luna. Sarebbe bello. Con altri budget si potrebbe fare. Appunto. Però il mio paletto è: cerchiamo di differenziare il più possibile, a partire non tanto nemmeno dalla musica, ma dalle riprese, quello che è il contenuto che stiamo facendo. Perché da qui... Quindi fare in modo che le riprese siano un valore aggiunto a quello che è. Sì. Io sono molto appassionato di riprese, non tanto di cinema perché non c'ho il tempo per guardare i film, e questa è una cosa della quale mi rammarico un sacco e mi sento molto molto ignorante in materia. Però il fatto di poter sperimentare anche quel tipo di arte, per magari distogliere un po' la mia attenzione da quella che è la musica, altrimenti uno si fissa troppo e non va bene. Grazie anche alle riprese io riesco a dare un valore, tra virgolette, aggiunto a quello che è il mio prodotto. Lavorare anche su quell'altro fronte, che poi può essere tutto ciò che concerne la color correction, il tipo di montaggio, che uno può fare un montaggio più o meno serrato, certo, focalizzato magari su cose diverse. Ci sta. Andando da un'altra parte, qual è stata la critica costruttiva più bella che ti è mai stata fatta? Se ce n'hai una in mente in particolare. Allora, dammi un attimo, forse potrebbe essere... Allora, non c'è una vera e propria critica costruttiva. Io quello che vado sempre cercando sui social sono delle linee guide per rendere il video o i pezzi il più fruibili possibile. Ho capito questa cosa qui, che purtroppo oggi la musica non può essere più autonoma, a meno che tu non vai in un contesto che è promossa e un contesto che è seguito, che per quanto di nicchia possa essere, è seguito da persone, allora tu ti puoi permettere di andare lì e fare questa cosa incredibile che è suonare e basta. Io ho capito che non è più autonoma, quindi... C'è una fusione audio-video ormai. Sì, infatti è quello, la via che sto iniziando a percorrere è quello dell'audiovisual. Integrare anche nei brani del compositore che io seguo di più, che è Casey Cangelosi. Infatti l'ultimo brano è suo. Ho introdotto una sequenza audiovisual, audio reactive, che io facevo delle cose sullo schermo e il video reagiva con dei vertici mediante tanti calcoli, nodi che ho inserito in un programma che si chiama Touch Designer, e sto iniziando ad utilizzare quello da un annetto più o meno. Non mi reputo ancora un pro, che non lo sarò mai, però vedendo tantissimi tutorial e cercando tutte quelle critiche che possono essere fatte ad una canzone, ad un pezzo registrato, ad un brano musicale, ad un video, vado sempre ad affinare, quindi come se fosse una sorta di studio. Questo è uno studio che perseguo sempre, ho utilizzato il termine perseguire per un motivo, ai fini di un contenuto sempre e solo fruibile, che non annoi. Infatti una delle cose che io mi dico sempre, e quando faccio ascoltare un brano a qualcuno, è: ti annoia? Non è il ti piace, la prima cosa è: ti annoia? Certo. Perché abbiamo sta cosa divertente oggi dei 7 secondi di attenzione, questa cosa qua, che vabbè. Invece prima hai parlato appunto della cultura orientale e tutto il resto. Il tuo rapporto tra musica, quindi creatività, e spiritualità? Sì, che bello, che bella domanda. Allora, io ho un piccolo rito che faccio spesso con la mia fidanzata, ed è quello di benedire un qualcosa, ok? E lo faccio con l'incenso, ok? Con quei bastoncini di incenso. Certo. Quello credo che può essere benedire le bandierine tibetane che ho a casa.
benedire un determinato brano che stava uscendo, una giornata, una roba del genere, questo è un dorje. Benedirlo e fare dei giri in senso orario, antiorario. Dato che è un concetto che comunque sul quale ci penso abbastanza spesso, noi siamo molto lontani da quel tipo di spiritualità, da quella che può essere quello orientale. Nella nostra cultura, diciamo, è totalmente diversa. Ma non solo per il fatto dell'essere cristiani o meno, ma proprio dell'essere occidentali. Cioè noi abbiamo subito questa occidentalizzazione che per me, mamma mia, che ci rende molto molto avulsi da quel contesto della spiritualità. Io la vado cercando proprio, e quello del benedire un qualcosa mi connette in maniera un po' più spirituale del solito ad un prodotto che sto creando o anche semplicemente sto pensando. Quello potrebbe essere un trigger per me. C'è una connessione oggettivamente quando si fa arte, quando si crea qualcosa. Andiamo un po' nell'inconscio, in un mondo che è al centro tra il reale e l'immaginario. È lì che anche tra l'etereo. Esatto, e quindi è lì che avviene anche un po' la spiritualità. Se dovessi consigliare un libro, un film, un disco a chi sta guardando questo video, che cosa consiglieresti? Questo dipende sempre dal periodo nel quale sto. Nel tuo periodo attuale. Nel mio periodo attuale io sicuramente un qualcosa che è sempre verde per me, ma che è un modo di affrontare la vita, ok? Che è un modo di affrontare le relazioni interpersonali, le relazioni con un problema, quando uno si relaziona con quello che può essere un periodo brutto della propria vita, ed è il reality transurfing Lo spazio delle varianti di Vadim Zeland, che è un libricino così, forse su 300 pagine perché sono stampate abbastanza su Amazon si vende. Questo video non è affiliato. Esatto, link in descrizione. Come si dice in youtuber. È bellissimo, ha a che fare con quello che è il rapporto dell'essere umano, dell'idea che l'essere umano può avere rispetto ad un problema. Sono tutti ragionamenti che il libro fa ancora prima di te. Cioè tu ti stai ponendo una domanda. Il libro già l'ha scritta. Un altro libro sicuramente è L'atto creativo di Rick Rubin. Poi un film bellissimo che ho visto è un film italiano tratto da un libro di Paolo Cognetti, se non mi sbaglio, si chiama Le 8 montagne. E perché? Ci ha recitato Alessandro Borghi e Luca Marinelli. Ed è un film bellissimo perché io sono un appassionato di montagna e a me e alla mia fidanzata ha svoltato l'esistenza. E posso dire che l'ho visto, mi sembra, l'anno scorso, un anno e mezzo fa più o meno, e c'era una scena del Nepal. Allora il Nepal io l'ho sempre visto comunque da lontano. Quando prima di questo film vedevo la figura del buddista come un qualcosa quasi di inarrivabile, ok? Perché sempre lontano dal nostro tipo di... Lì non si parla di buddismo, lì si parla di Nepal, ok? Ci sono più di una scena verso la fine del film in Nepal. E a me lì è piaciuta soprattutto la quotidianità che si vive in Nepal. Quindi il non romanzare un qualcosa e quindi avere quell'immagine stereotipata che è simile più o meno al 7 anni in Tibet. Il film, quello pure è un bel film che narra della storia dell'attuale Dalai Lama. Che è un bel film, e però quello a me ha lasciato tanto, ha lasciato quelle riprese statiche, il fatto che tu stai là e devi guardare il film, non esiste che prendi il telefono, non esiste. Anche se le riprese statiche non in movimento, sai, alla Christopher Nolan, certo. Cosa strana. Ti invogliavano quasi a prendere il telefono in mano, questo vizio che abbiamo noi. Chiaro. Adesso faccio una piccolissima parentesi perché hai detto una cosa molto interessante, che a volte penso che ogni contenuto, in questo caso un film oppure la musica, debba essere fruita nell'ambiente adeguato. Banalmente, un film guardato al cinema con la sua lentezza e magari con un giusto ambiente di riproduzione sonora, quindi con il sound design 5.1, 7.1 e tutti i vari sistemi di riproduzione, riesca a trasmettere un pochino quello che è il concetto. Invece immagino al giorno d'oggi vedo sempre più persone guardare film, non so, dall'iPhone, magari senza neanche le cuffie, quindi magari
Trigger. Quindi il concetto, posso immaginare che lì una scena di 20 secondi immobile, e poiché il problema non è il contenuto video, ma è tutto il contesto dove stiamo. Ti chiedi, ma si è bloccata la connessione? Esatto. Oppure come ascoltare musica, ascoltare un bellissimo disco dagli altoparlanti del cellulare, cioè non rende l'idea. È un disco che consiglio sempre per il periodo nel quale sto vivendo. Non è niente di sanscrito o cose varie, però è arabo, ed è di un collettivo che il disco si chiama Shark, però con la Q finale, ok? E con la H, Shark con la Q finale, che è musica folcloristica araba. Tipo, io da metallaro incredibile non mi sarei mai sognato di andare ad ascoltare. Oddio, forse sì, grazie a Sandokan, sì, perché poi ho letto anche un libro bellissimo. Un grande fil rouge legato da Sandokan. Non si è mai interrotto. Ed è un album intero di musica folcloristica araba. Strumentale anche cantata. Ok. In una prospettiva futura, come vedi il rapporto tra la persona creativa e la macchina intesa come intelligenza artificiale? Si andrà sempre meno ad approfondire le cose. Il fatto anche che i motori di ricerca di oggi stiano inserendo questo AI overview ovunque. Cioè ti fa andare a non approfondire più il nulla, e nel nostro lavoro non può coesistere questa cosa, e questo è solamente per lo studio. Figuriamoci il fatto di creare da zero, da prodotto zero a prodotto finito, una canzone, un brano musicale, un film, delle immagini, delle illustrazioni. Quindi no, io lo vedo in maniera molto molto ostile, purtroppo. E per quanto io attualmente, per studiare il sanscrito, stia chiedendo all'intelligenza artificiale: senti, mi fai degli esercizi cioè noi comunque abbiamo bisogno di avere il nostro tempo per assimilare le cose, lo dico sempre anche ai miei alunni. Sai una cosa bellissima? Allora, questa è una cosa che si ricorda almeno forse 10 anni fa, no? I primi tempi che noi comunque ci frequentavamo a scuola. E ricordo che tu una volta dicesti, quando ci tireremo addosso un sacco di persone che hanno fatto questa scelta di vita, ovvero di fare il liceo musicale e il conservatorio insieme, e non so se questa cosa te la ricordi. Io ricordo chiaramente che tu dicesti: secondo me è una cosa impensabile il fatto di fare più cose contemporaneamente, perché non sei mentalmente pronto, non sei sviluppato, ma anche emotivamente, ma anche di maturità, quindi non sei abbastanza già maturo da poter intraprendere un percorso di alta formazione artistica. Certo. E questa è una cosa che mi è rimasta impressa. La verità è che al giorno d'oggi tutti provano, cioè si cerca di saltare gli step, fare parallelamente al liceo qualsiasi altra cosa per poter ottimizzare il tempo, ma ottimizzare quale tempo, fare per le fare corse, che per fare cosa. Il concetto è quello, quindi l'importante è iniziare ad avere una visione di qualcosa, e per avere una visione c'è bisogno appunto di momenti di riflessione, interiorizzazione di un processo, di qualsiasi altra cosa. Quindi anche chi sta guardando il video, ragazzi, magari dopo questo video prendetevi 10 minuti di nulla, riflettete anche sul niente, davvero interiorizzate cose, respirate, bravissimo, che non sia semplicemente però respirare in funzione di sto meditando. No, perché tu in quel momento lì già sai che stai facendo un qualcosa. Non impiegare la tua mente ai fini di un'altra cosa. Fai 10 minuti di silenzio. Lo sai fare? Detto questo, a me veramente ha fatto super piacere fare una chiacchierata qui sul canale, ma ovunque, perché veramente Davide è una persona piena di 1000 stimoli, e penso che l'abbiate capito. Quindi io vi invito ancora una volta ad andare a seguirlo e andare a seguire quello che fa. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo sempre qua sul canale. Mi raccomando, iscrivetevi, non lo dico mai, però sono quelle cose che vanno dette. Cerchiamo di portare contenuti veri, organici, è il fil rouge ormai di questa puntata. Quindi noi ci vediamo prossimamente. Un abbraccio da me e da Davide. Ciao.